Bentornati amici, concludiamo oggi Democrito, questa è la seconda nostra lezione su Democrito, l'ultimo dei pluralisti e l'ultimo anche dei presofisti, quindi questa è l'ultima lezione sul ciclo di andamenti dei presofisti. Come al solito è venuta a trovarmi la mia, non mordere, aia, credo che non voglia restare, la mia vivace e aggressiva gattona Sofì, saluta con la zampina i videoascoltatori che sembra non voler stare con me, quindi le facciamo fare un bel salto. Ti piace fare salti, Sofì? Che bello. Allora, proprio una bella gattona. Allora, adesso continuiamo con Democrito, seconda lezione su Democrito, vediamo di spiegare, di illustrare alcune caratteristiche fondamentali della filosofia della natura di Democrito, sulla quale vi ho già detto molto nella lezione precedente, ovvero il meccanicismo e il determinismo. Meccanicismo e determinismo sono due paradigmi che ipotizzano un funzionamento della natura dell'universo che è molto compatibile in qualche modo con la scienza moderna, con la meccanica, con la dinamica galileiane. Tutto funzionerebbe in base al meccanicismo e al determinismo. Abbiamo visto, già sottolineato, ho fatto una lunga digressione su questo perché mi sembrava importante metterlo in evidenza proprio all'inizio, no, della prima lezione su Democrito. Abbiamo sottolineato che questa è una tendenza, come dire, minoritaria nell'antichità e anche nel Medioevo e anche nella prima età moderna, perché un po' tutti hanno invece adottato il punto di vista del finalismo platonico e aristotelico, che poi attraverso la scolastica è stato anche adattato, torto al cristianesimo, e poi la grande metafisica di Cartesio, e quindi Cartesio autorizzava il finalismo e la libertà, però attenzione, soltanto per l'essere umano, lo vedremo nelle lezioni su Cartesio, mentre per lui tutto ciò che non ha la res cogitans, d'accordo, il pensiero, l'anima umana, si comporta meccanicisticamente e deterministicamente. Quindi il meccanicismo e il determinismo sono proprio le caratteristiche, diciamo il paradigma scientifico che sorge nel 600, già nel 500, all'inizio del 600, per esempio con Galilei, e poi con Hobbes, e poi con Spinoza, e poi con Locke. E quindi il meccanismo e il determinismo. Democrito invece è contrario a quelle che sono le caratteristiche opposte, alternative al meccanicismo e al determinismo, cioè al finalismo, ok? Alla libertà. Per lui tutto avviene in maniera deterministica, cioè in base alla necessità. Quindi non esiste la libertà, però attenzione, non esiste per lui neanche il caso nella natura, d'accordo? Non esiste l'evento casuale, non esiste il caso, la contingenza, oppure potremmo chiamarlo più religiosamente il miracolo. Tutto va nella natura in maniera strettamente necessaria, e questo è proprio il presupposto, no, di una certa visione scientifica moderna che sarà di Galileo, di Cartesio. Tutto avviene in maniera necessaria, meccanicistica, attraverso degli urti, e questo fa sì che la natura si comporti in maniera regolare, in base a leggi eterne, inviolabili, sempre uguali a se stesse, che si ripetono, ok? Una volta che scopri come cade, con quale velocità, come cade un grave verso il centro della Terra, a qualunque grave in un esperimento simile nelle stesse condizioni cadrà alla stessa velocità anche in futuro. Cioè l'idea che l'universo sia come un orologio perfetto, meccanico, che si muove sempre allo stesso modo, perché deve muoversi in quel modo, non può non muoversi, non può non muoversi in un altro modo, con un'altra velocità, con un'altra traiettoria. Quindi l'universo diventa un meccanismo preciso, un meccanismo in cui vigono delle leggi appunto eterne, necessarie, inviolabili, che si ripetono sempre uguali. Ovviamente questo avverrà con la nascita della scienza moderna nel 1600. Purtroppo Democrito non arriva
a fondare una scienza della natura, a fondare l'idea di una regolarità, di una legalità, di una inviolabilità deterministica delle leggi di natura, che in qualche modo fonda l'oggettività della teoria scientifica e riesce a descrivere i fenomeni della natura su base matematica. Questo sarà quello che farà la scienza moderna, però capite, Democrito lancia, diciamo nell'agone, lancia quest'idea che poi sarà ripresa proprio dalla rivoluzione scientifica moderna. Che cosa vuol dire meccanicismo? Vuol dire che tutto ciò che avviene avviene in maniera meccanica. Abbiamo visto che gli atomi non hanno in sé delle qualità sensibili, sono solo una nostra immaginazione, no? Un nostro modo di percepirli, non hanno delle qualità sensibili, non hanno neanche delle energie al loro interno, non hanno un automovimento, non hanno una vitalità, d'accordo, al loro interno, quindi si muovono soltanto per forza di inerzia. Per esempio, questi due atomi non potranno mai attirarsi in base a processi chimici o elettrici o magnetici, no? Come fanno i magneti. Perché anche il chimismo, il magnetismo, l'elettricità sono delle qualità che secondo Democrito non potrebbero esistere assolutamente in natura. Gli atomi sono formati, vi ricordate, hanno quest'unica caratteristica di essere estensione, di essere materia amorfa, omogenea, identica in ciascun atomo, e quindi il loro movimento è soltanto un movimento inerziale. Non possono muoversi da sole, non possono da solo ogni atomo non può rallentare oppure accelerare. Un atomo ha un movimento, ammettiamo che questo atomo si muove di movimento 9, ok, qualunque sia l'unità di misura, ha un movimento che è costante, che l'atomo tende a mantenere in maniera indefinita nel vuoto. Se aggiungete che alcuni storici hanno pensato che questo movimento sia un movimento rettilineo uniforme, noi abbiamo un'anticipazione del principio inerzia. Altri interpreti hanno detto no, voi prendete frammenti di Democrito che insomma non si capiscono bene e cercate di interpretarli alla luce di teorie moderne, quindi quello che vi sto dicendo comunque è controverso. Un atomo si muove solo di movimento inerziale, d'accordo? Quindi se questo atomo si muove di movimento 9, questo atomo si muove di movimento 3, posto che non incontrino nessun atomo sulla loro strada per l'eternità, manterranno quella velocità, quella quantità di moto, d'accordo? Ma qual è l'origine di questo moto? Secondo Democrito il movimento degli atomi non ha origine, non ha una causa, d'accordo? Non esiste nulla che faccia muovere gli atomi e che tantomeno li faccia muovere in una direzione piuttosto che in un'altra, perché si deve raggiungere un fine, d'accordo, piuttosto che un altro. Non c'è una regola, non c'è un senso, non c'è un principio ordinatore nell'universo che appunto dia una regola, dia un senso, che faccia muovere i corpi fisici, che faccia avvenire i fenomeni, che faccia avvenire i processi di generazione, di corruzione, di mutamento in base ad un fine, ad un obiettivo, ad una legge che regola l'universo, in base ad un senso di giustizia. Tutto ciò che avviene senza alcuna finalità. L'universo è senza senso, d'accordo? Anche la causa la causa che ha originato il movimento degli atomi non esiste. Cioè, siccome ovviamente Democrito pensa a un universo infinito nel tempo, ma attenzione anche nello spazio, ora vediamo, lui suppone che sin dall'inizio dei tempi, che non esiste, l'inizio dei tempi, sin dall'inizio andiamo indietro nel tempo, il tempo non è mai iniziato, che per l'eternità, andando indietro nel tempo, andando avanti nel tempo, gli atomi hanno sempre questo movimento, perché lo hanno sempre avuto. Non c'è una causa generatrice, non c'è neanche una causa di movimento, un principio che possa somigliare a una forza divina, ad una provvidenza divina, non c'è assolutamente niente. Ok? Gli atomi poi si muovono così nel vuoto, capite? Possono variare il loro movimento soltanto se si scontrano, perché il meccanicismo appunto sostiene
che tutto avviene attraverso gli urti, per urto. Per esempio, se questo atomo, capite, si muove di movimento 9 verso questo atomo che si muove di movimento 3 verso di esso, si scontrano, può succedere, capite, che questo rallenti, quest'atomo rallenti di movimento 9, continua a muoversi di movimento 7 e questo, non lo so, a seguito dello scontro acceleri, invece di muoversi di movimento 3 si muoverà di movimento 5, capite? Il movimento inerziale, quindi la quantità complessiva di moto è sempre la stessa, scontrandosi quest'atomo potrebbe perdere come quantità di moto, un meno 2 da 7 a 9, la stessa quantità di moto, capite, che l'altro atomo assume, cioè passando da 3 a 5 più 2, capite? Non c'è alcuna quantità di moto che si generi dal nulla, il moto può solo redistribuirsi, se si scontrano uno può accelerare, l'altro può decelerare, oppure questo è fermo, questo atomo scontrandosi lo mette in moto, ma lo mette in moto di una velocità, di una quantità di moto, per esempio più 2, che corrisponde esattamente alla quantità di moto persa dal primo atomo, per esempio perde meno 2 di velocità, d'accordo? Quindi è un movimento puramente inerziale, non generato da niente, che può cambiare soltanto se si redistribuisce quando gli atomi urtano nel vuoto. E se non urtano mai con nessun atomo, mai, resterà il movimento originario che è sempre esistito, non è stato mai impresso da nessun tipo di causa. Quindi capite, in questo schema la quantità di moto, il movimento, la velocità di un atomo, ma anche la sua direzione, la sua traiettoria, possono cambiare soltanto se ci sono degli urti. Cioè i fenomeni avvengono esclusivamente attraverso urti. Questo è il meccanicismo, ok? Può succedere che atomi si scontrano, come dire, rimbalzano, non si uniscono, ok? Può darsi che invece atomi si scontrino in un certo modo e formano un aggregato, nel senso non che si fondono, no, ma che provvisoriamente, capite, magari formano un aggregato, magari dice Democrito, appunto, girando in maniera vorticosa, ok? Si scontrano, restano incastrati tra loro, restano provvisoriamente lì vicini, giustapposti l'uno all'altro a formare un aggregato, ma non che si fondano, d'accordo? Gli atomi comunque hanno ciascuno rispetto all'altro un'interruzione, sia pure virtuale, esiste sempre uno spazio, sia pure virtuale, tra un atomo e l'altro che è uno spazio vuoto, d'accordo? Anche quando gli atomi aderiscono, non c'è un divisorio come se un ente fosse stato diviso in due parti. Ricordate che Parmenide e Zenone dicevano che il divisorio tra due enti è un nulla che si interpone tra due enti. Invece per Democrito questa obiezione è superata, non c'è mai un divisorio, un confine tra un atomo e l'altro, perché tra un atomo e l'altro c'è sempre il vuoto, anche quando i lati di due atomi aderiscono, d'accordo? Quindi certo, non è che appunto si aggregano per gravità, non esiste la legge di gravità, esiste solo l'inerzia, possono però mettersi insieme per un certo punto, per un certo momento, e questo vale per un essere umano, per un minerale, oppure può valere anche per una stella, per un pianeta, per un sole, d'accordo, per un corpo celeste. Dopo un certo periodo si staccano, quindi tutto avviene, come dire, in maniera inerziale. In quale direzione vanno gli atomi? Attenzione, Democrito pensa che l'universo sia infinito anche nello spazio, d'accordo? E che quindi, un po' come diceva Anassagora, anche Democrito pensa ad un relativismo spaziale, non c'è un sopra e un sotto, un est e un ovest, una destra e una sinistra, essendo lo spazio infinito, d'accordo? Ciò che è sopra e ciò che è sotto è solo relativo, è soltanto convenzionale. Quindi quando si dice che gli atomi cadono, cioè si muovono secondo appunto questo movimento che potrebbe essere rettilineo, un movimento inerziale che tende a proseguire in maniera indefinita, non è che si muovono, capite, dall'alto verso il basso, peraltro non esiste una forza gravitazionale secondo Democrito, si muovono in qualsiasi direzione, cioè gli atomi dall'inizio dei tempi che non esiste hanno sempre avuto, sempre, andando indietro all'eternità, un certo movimento e una certa direzione.
movimento e la direzione possono cambiare solo se si scontrano, ok? E quindi tutte le direzioni sono equivalenti, cioè gli atomi si muovono, non è che hanno iniziato a muoversi, capite, posto che l'inizio del movimento non esiste, non è che comunque in precedenza si muovevano tutti in file parallele, magari nella stessa direzione, poi si sono urtati e quindi hanno variato il movimento, no, sin dall'origine, dall'eternità, gli atomi si muovono nelle più varie direzioni, perché non c'è una direzione privilegiata, non c'è un alto, non c'è un basso, non c'è un sopra, non c'è un sotto, non c'è una gravità, non c'è un punto, non c'è un luogo naturale verso il quale i diversi atomi si dirigono. Tutte le direzioni sono equivalenti. Quindi questo si dice, con un termine un po' difficile che deriva dal greco, che l'universo è isotropo. Isotropo significa stesso movimento, ok? Stessa direzione. Nell'universo tutte le direzioni sono equivalenti. Tutte le direzioni sono equivalenti, non c'è un alto, un basso, una direzione privilegiata, quindi lo spazio è isotropo, lo spazio ha lo stesso, d'accordo, lo stesso movimento, lo spazio prevede un movimento che è del tutto equivalente agli altri movimenti, quindi è isotropo, d'accordo? E quindi meccanicismo, tutto avviene per degli urti, quindi attenzione, se noi vediamo la visione della conoscenza di Democrito, anche le sensazioni umane avvengono per urto, la conoscenza avviene per contatto ed è sempre riducibile al tatto. Questo sarà molto criticato apertamente da Aristotele, che a differenza di Platone non fa finta di non conoscere Democrito e lo cita. Aristotele dice: ma in questo modo i cinque sensi sarebbe uno solo, il tatto, e Aristotele non accetta questo. Invece per Democrito questo è normale, cioè noi non solo conosciamo le cose in maniera tattile, o metto la mano qui, c'è un contatto diretto, ma attenzione, anche tutti gli altri sensi devono funzionare per contatto, perché tutto ciò che avviene per contatto. Non esistono azioni a distanza. Che cos'è un'azione a distanza? Sarebbe una magia, sarebbe una gravità, eccetera. Non possono esistere azioni a distanza, d'accordo? Tutto ciò che avviene solo se gli atomi si urtano. E quindi che vuol dire? Capite che tutti i miei sensi che mi fanno conoscere empiricamente sono riducibili al tatto. Quando io ascolto un suono, no? Una canzone, una melodia, un suono, cosa sono? Noi oggi le chiameremo onde sonore. Che cos'è quel suono? In realtà il suono, ricordate, è una qualità sensibile, non esiste di per sé. Noi interpretiamo soggettivamente come suono qualcosa di meccanico, cioè dal corpo che noi diciamo mette il suono, si staccano degli atomi, gli atomi vanno a impattare negli atomi di senso del mio orecchio e questo impatto, questa interazione, capite, tra l'oggetto percepito e il soggetto percipiente, i miei organi di senso, io lo interpreto come un suono, ma il suono non esiste di per sé, esiste soltanto l'urto di quelle che noi oggi chiameremo onde sonore, di una serie di atomi che si staccano da un oggetto, finiscono nelle mie orecchie, impattano con i miei organi di senso e io lo interpreto come suono. Quindi anche l'udito è per contatto, la vista è per contatto. Se io vedo qualcosa, questo monitor, questo video davanti a me, succede perché il video, capite cosa fa? Dal video partono continuamente effluvi di atomi, partono continuamente, come dire, pellicole di atomi che partono dal video, arrivano fino ai miei organi di senso e impattano sugli organi di senso del mio occhio. Io interpreto questi urti di atomi che arrivano continuamente nei miei occhi, li interpreto come una percezione visiva, d'accordo? Quindi anche la vista è per contatto, io non posso vedere a distanza. Io se vedo questo tavolo, questo monitor, è perché da questo tavolo, questo monitor si staccano continuamente, capite, pellicole atomiche che finiscono nei miei occhi e con l'interazione con i miei atomi invece sensoriali, visivi,
io conosco qualcosa che è simile a questo monitor, è simile a questo tavolo. Capite? La conoscenza è per contatto, anche la visione è per contatto. Questo permette, attenzione, a Democrito di giustificare il fatto che a volte la visione o altri sensi non siano oggettivi. Ci sono le allucinazioni ottiche, ci sono persone che non vedono un colore, no? Non vedono un altro colore e così via. Ci sono due persone, per esempio due esseri umani, che possono vedere o percepire un fenomeno, lo stesso fenomeno in maniera diversa, no? Ci sono appunto le illusioni ottiche, a volte i sensi mi ingannano e quindi le illusioni ottiche sono dovute al fatto che appunto la visione, cioè la sensibilità empirica, la conoscenza per esperienza non è perfetta, non è oggettiva, capite? Io con la visione non vedo realmente che cos'è questo monitor, vedo qualcosa che somiglia a questo monitor perché io vedo degli atomi che si staccano dal monitor e arrivano ai miei organi di senso e quindi io vedo qualcosa che somiglia al monitor, capite? Quindi lui in questo modo, Democrito, spiega come la visione o gli altri sensi possano essere ingannevoli e che quindi la conoscenza sensibile attraverso i sensi non sia una conoscenza affidabile, una conoscenza oggettiva. I sensi possono ingannare perché appunto la sensazione, per esempio la sensazione, la percezione visiva di questo monitor non consiste, capito, da parte dei miei occhi in una ricezione puramente passiva, oggettiva di ciò che l'oggetto realmente è, ma la mia immagine visiva del monitor, capite, si costituisce attraverso l'interazione degli atomi che si staccano dal monitor e arrivano nei miei occhi e degli atomi di senso dei miei occhi. Quindi c'è un'interazione tra il soggetto che percepisce e l'oggetto che viene percepito, il cui risultato non è una visione, una conoscenza sensibile passiva, oggettiva, perfetta dell'oggetto e non corrisponde esattamente a ciò che l'oggetto è chiaro, perché mi sono arrivate delle pellicole di atomi, si staccano da questo, ma arrivano nei miei occhi, possono anche non rappresentare in maniera corretta ciò che l'oggetto è a distanza, d'accordo? E quindi è necessaria anche per Democrito, come tantissimi altri filosofi di cui stiamo parlando in Grecia, è necessaria la conoscenza intellettiva che riesce a elaborare, che riesce a immaginare, che riesce a correggere, capire quali possono essere gli errori della conoscenza sensibile. Quindi tutto avviene per contatto, anche la conoscenza è per contatto. E anche il pensiero che cos'è? L'anima, questo è l'ateismo di Democrito, l'anima è materiale per Democrito, cioè l'anima, il nostro pensiero, non è altro che un oggetto materiale, ok? Noi forse oggi lo chiamerebbero i materialisti di oggi l'insieme del sistema nervoso, questo è l'anima, cioè un organo assolutamente materiale, qualcosa che risiede nel cervello ed è costituita da atomi. L'anima è un aggregato di atomi, semplicemente questi atomi sono atomi magari migliori, più efficienti di tanti altri, sono piccolissimi, sono tondeggianti, sono tutti gli atomi dell'anima gli atomi dell'anima sono tondeggianti, sono piccolissimi, sferici e sono molto veloci, molto più veloci degli altri atomi, ma l'anima sempre una cosa materiale è. Quindi con la morte del corpo, l'anima, che è anch'essa un corpo, un ente corporeo, si sfalda e gli atomi che la costituiscono si separano e vanno a unirsi a tanti altri composti, d'accordo? Quindi nessuna sopravvivenza dell'anima, nessuna eterogeneità o nobiltà dell'anima rispetto al corpo. Muore il corpo, muore anche l'anima, che è un organo corporeo tanto quanto la milza oppure il cuore. Infatti noi potremmo dire è l'insieme, diciamo, del sistema nervoso, delle strutture materiali
centrali del cervello, i nervi, eccetera. Questo è ateismo, viene chiamato proprio ateismo assoluto, d'accordo? L'anima è un momentaneo mettersi insieme di questi atomi particolari. Lui degli atomi dell'anima, Democrito dice anche che sono ignei, cioè simili al fuoco, hanno delle qualità simili a quelle del fuoco, d'accordo? Quindi il meccanicismo si sostanzia poi in un vero e proprio ateismo e in un determinismo, tutto avviene per necessità, senza un fine, senza uno scopo, può essere considerato un po' freddo, un po' triste l'universo di Democrito, però può essere anche considerato scientifico. Non esiste il caso, non esiste il miracolo, non esiste la contingenza, non esiste l'evento eccezionale, imprevisto all'interno della natura, d'accordo? Siccome il movimento è solo inerziale, se io conosco, diciamo dal principio, no? La velocità, per esempio 9 di questo atomo, è la sua traiettoria, la sua direzione. Conosco la velocità di questo altro atomo, 5 invece che 9, è la sua direzione, posso, capite, prima ancora che si scontrino, prevedere quale sarà l'esito. E questo atomo verrà respinto così e diminuirà la sua velocità da 7 a 9, questo atomo rimbalzerà invece così e aumenterà la sua velocità da 5 a 7. Ok? Cioè, capite, due atomi hanno una traiettoria rettilinea che non può cambiare, un movimento che resta sempre costante. Quindi quando si scontrano, capite, dovranno dare per forza luogo a un fenomeno che è per forza quello, cioè per necessità devono per forza scontrarsi in quel modo e l'esito dello scontro dovrà essere per forza quello, capite? Quindi tutto è determinato, tutto avviene per necessità. Questo tipo di scontro, capite, conoscendo la posizione, la traiettoria, il movimento di questi due atomi, io posso già prima che avvenga il fenomeno prevedere esattamente come avverrà, perché non può avvenire in un altro modo, capite? Questo è il determinismo, che tutto avviene per necessità. Quale forza che non esiste, secondo Democrito, potrebbe far rallentare o far deviare questo atomo per cui all'improvviso il fenomeno non avviene, non si scontrano, oppure si scontrano ma in un altro modo? Non è possibile. Cioè, sono delle, capite, data una condizione di partenza, una certa velocità, una certa traiettoria, una certa angolazione, quello che avverrà dopo, cioè la condizione successiva a quella di partenza, è già determinata dalle caratteristiche che noi abbiamo prima, che non possono essere cambiate in alcun modo. Immaginate due palle da biliardo, no? Un abilissimo giocatore di biliardo sa che mandando la palla A verso la palla B con una certa angolazione, con un certo movimento, produrrà in maniera inevitabile il fatto che la palla B si muova, perché l'ha presa in un certo modo la palla B da parte della palla A, la palla B si muoverà necessariamente in una certa direzione con un altro movimento. Immaginate una situazione ideale, un campo, un terreno di gioco, un tavolo da biliardo dove la superficie è perfetta, dove non ci sia l'attrito dell'aria, no? Con delle palle da biliardo perfettamente sferiche, io potrei, se fossi un grande scienziato, già determinare con sicurezza, no? Il movimento della palla A cosa produce nella palla B. La palla B, muovendosi in questo modo, impatterà in una palla C e anche qui potrei prevedere dall'inizio, capite? Il determinismo. Tutto avviene per necessità, tutto avviene come in un solo modo, tutto avviene come avviene. Un fenomeno non poteva non avvenire, un fenomeno che è avvenuto in un certo modo non poteva avvenire in un altro modo, d'accordo? È una necessità, ma è una necessità cieca, una necessità che non implica alcun finalismo, alcun senso, alcun obiettivo da raggiungere, però tutto è determinato e potrebbe essere anche considerato predeterminato. Immaginate che vi sia una razza di superscienziati che conosce contemporaneamente la posizione e il movimento di tutti gli atomi in tutto l'universo,
questa razza di superscienziati potrebbe, capito, prevedere i fenomeni dell'universo per l'eternità, per miliardi di anni. Ok? Data una situazione di partenza, gli atomi si scontreranno per forza in un certo modo, dando luogo per certi fenomeni che ne daranno luogo per forza ad altri. Tutto ciò che doveva avvenire, anche la cosa minima, il fatto che io muova una mano adesso, era già scritto dall'eternità che dovesse avvenire in questo modo e non può cambiare. Non può inserirsi la casualità, il miracolo, l'imponderabile, l'evento stocastico, l'evento quantistico probabilistico nella natura. Non può esistere questo, ovviamente. E quindi tutto è determinato. Però appunto, è una necessità, tutto avviene deterministica, quindi un meccanismo che è anche un determinismo, come la natura vista da Cartesio o da Galileo, d'accordo? Loro facevano eccezione per l'uomo, che non soggiace al determinismo, ma Democrito no, i materialisti no. Per Democrito anche l'uomo è un aggregato di atomi che ha una libertà, una determinazione della libertà apparentemente libera, però in realtà noi siamo determinati, tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che facciamo dipende dallo scontro necessario di atomi. Se a me viene in mente un'idea in questo momento è perché gli atomi nella mia mente erano destinati a scontrarsi in un certo modo. E non sono io libero di pensare o di fare niente, perché anch'io soggiaccio a un determinismo universale. Dante, mettendo Democrito nel limbo, dice colui che il mondo a caso pone, no? Dante in realtà aveva capito, a caso pone, in realtà non è il caso ma è la necessità, però può essere anche interpretata questa necessità come caso, perché noi non conosciamo le cause esatte di tutti i fenomeni che avvengono e quindi diciamo che è un caso. Caso, Dante ha ragione, il mondo a caso pone caso nel senso che non esiste un fine, d'accordo? Nel senso che non esiste uno scopo, ok? Ma in realtà più propriamente non per caso ma per necessità, d'accordo? Quindi queste sono alcune cose molto importanti, molto importanti su Democrito. Abbiamo già visto nella scorsa lezione, ma se serve lo ripetiamo, che quest'idea che tutti i fenomeni siano meccanici, meccanicistici e che in realtà a qualunque fenomeno si riduce un insieme di urti, tutto ciò che avviene per contatto, per scontro di atomi, è alla base della possibilità, l'abbiamo vista nella scorsa lezione di Democrito, di eliminare tutte le qualità sensibili in natura. Tutto ciò che esiste sono solo quantità, no, geometrico-meccaniche, scontri, urti tra atomi, per cui abbiamo visto la scorsa volta, forse oggi lo capiamo meglio, che il sapore dolce o il sapore amaro di un aggregato di atomi, di un qualcosa che io metto sulla lingua, e deriva semplicemente dallo scontro degli atomi di quel composto con gli atomi di senso del gusto della mia lingua, d'accordo? Quindi ciò che importa, cioè il fenomeno del sentire soggettivamente il dolce e l'amaro, non è altro che una traduzione soggettiva del vero fenomeno, di ciò che veramente esiste, che è soltanto l'urto, ok? L'urto, abbiamo visto, con un composto di atomi aguzzi, sulla mia lingua, interpreta quell'urto, quel fenomeno meccanico dinamico come amaro, perché le punte di questi atomi aguzzi scavano nella mia lingua. Se invece l'urto è con, ricordate abbiamo fatto questo esempio nella scorsa lezione, con atomi tondeggianti, gli atomi di senso della mia lingua interpretano questo composto con atomi tondeggianti come dolce. D'accordo, ma non esiste il dolce e l'amaro nella natura. Non esiste il dolce e l'amaro come qualità intrinseca degli atomi, perché non esistono qualità in natura ci sono solo urti meccanici, quindi le qualità sono un mio modo soggettivo di interpretare il tipo di urto, ok? Che il composto sulla mia lingua fa. Se l'urto è di un certo tipo, con delle cose aguzze, io lo sento soggettivamente nel mio intelletto, viene tradotto come amaro. Se l'urto è con
I miei sensi urtano degli atomi tondeggianti, allora nella mia mente questo viene percepito come dolce, capite? Però non esiste l'amaro e il dolce in natura, negli atomi. E ciò che esiste in natura sono soltanto scontri, urti continui tra atomi. Solo scontri e urti sono alla base dei fenomeni, non c'è altro. Quindi anche il fenomeno del gusto non è altro che l'esito di uno scontro, appunto, come abbiamo visto nella vista, tra un soggetto che percepisce e un oggetto che viene percepito. L'interazione mi fa immaginare delle qualità come il dolce e l'amaro che in realtà esistono solo soggettivamente dentro di me. Ok? Sono il mio modo di valutare sensibilmente un certo tipo di urto piuttosto che un altro. Così come se io vedo quell'oggetto verde, significa che quegli atomi che mi hanno raggiunto da quell'oggetto hanno una certa forma, una certa velocità, una certa posizione reciproca che io interpreto come verde, ok? Se quegli atomi magari invece sono più lenti, sono più tondi, sono più che io li interpreto come blu. Però non c'è il verde e il blu negli atomi. L'unica cosa che è reale negli atomi e che produce fenomeni è il loro scontrarsi continuamente, il loro scontrarsi con i miei organi di senso. Tutto ciò che esiste è urto e scontro tra atomi e tutto ciò che esiste è un fenomeno meccanico. Sono io soggettivamente a interpretare questo fenomeno meccanico come un colore, un odore, un suono, una temperatura, ma tutte queste cose non esistono realmente in natura, capite? Sono soltanto un mio modo di percepire un insieme di urti differente da un altro insieme di urti. Spero che si sia chiarita meglio anche questa cosa e quindi tutto avviene senza un senso, in base a una necessità cieca, soltanto per contatto tra atomi che hanno un movimento puramente inerziale e quindi in un universo infinito Democrito dice che in realtà esistono anche infiniti mondi come i nostri che nascono e vengono distrutti con esseri umani simili a noi, animali o altri oggetti in altri pianeti, in altri mondi, in altri sistemi solari simili a noi, che come il nostro sistema solare, come il nostro mondo, nascono e poi muoiono. All'interno però di un vuoto, riempito in parte da atomi, di uno spazio che è sempre quello dall'eternità e sarà sempre quello nell'eternità. Spero di aver spiegato in maniera il più possibile conveniente e comprensibile la filosofia della natura di Democrito. Abbiamo visto che Democrito non scrive solo opere di filosofia della natura, scrive opere di poesia, scrive opere di musica, ma soprattutto scrive opere di etica e di politica. E abbiamo visto, siccome dava fastidio la sua visione etica o politica, le opere non sono sopravvissute e insomma sono state proprio occultate, messe da parte e criticate un po' da tutti perché la sua visione etico-politica è pessimistica, pessimismo, ed è individualistica, individualismo, e, e anche insomma per quanto riguarda la politica è anche come dire convenzionale, convenzionalismo, ma anche utilitaristica, utilitarismo, cioè sono caratteristiche insomma che pessimistiche, individualistiche, che non andavano bene a tutti quei sistemi metafisici, politici e ideologici, per esempio il cristianesimo, ma non solo, il platonismo, l'aristotelismo, che hanno sempre pensato che vi fosse un fine, uno scopo, una naturalità, un fine ottimistico nell'etica e nella politica. Hobbes sembra addirittura, scusate, Democrito sembra addirittura un geniale anticipatore del filosofo inglese, molto cinico e pessimista, cinico anche pessimista sulla natura umana, sull'antropologia umana, Thomas Hobbes.
Esattamente come Hobbes o come altri che noi chiameremo in filosofia moderna giusnaturalisti, secondo Democrito all'inizio gli uomini erano come degli atomi. In fondo la sua visione morale e politica, è stato notato più volte, è in sintonia con la sua visione della natura. Cosa sono gli esseri umani che hanno un certo ethos, un certo comportamento, si mettono insieme per formare la famiglia e lo Stato? Sono degli atomi che, esattamente come gli atomi microscopici della natura, si mettono insieme, capite, in aggregati soltanto provvisoriamente, però ogni individuo è come un atomo sociale, mantiene sempre la sua individualità, la sua separatezza rispetto agli altri dai quali può staccarsi in qualunque momento, non si fonde davvero in un collettivo. Quindi Hobbes ipotizza quello che i moderni hanno chiamato uno stato di natura, con individui isolati l'uno dall'altro, individui isolati e individui che hanno un'esistenza di ignoranza e di precarietà, perché ognuno nello stato di natura vive in maniera primitiva, isolato dagli altri, può essere ucciso immediatamente da tutti gli altri in una realtà di ignoranza, di precarietà, di violenza. Una vita infame, insomma, lo stato di natura, molto diversa dalle teorie dell'età dell'oro, no, che presumevano come anche Platone, no, all'inizio delle leggi parla dell'età dell'oro, del fatto che quando non vi era la civiltà, lo Stato, gli esseri umani vivevano in pace tra loro, in armonia e così via, quando non c'era la cultura e così, ma per Hobbes non è assolutamente così. Gli esseri umani poi appunto si mettono insieme, d'accordo, si mettono insieme e formano lo Stato, la famiglia, lo Stato. Per quale motivo? Per un motivo puramente utilitaristico, per un motivo puramente di calcolo utilitaristico, d'accordo? Sono come degli atomi staccati l'uno dagli altri, hanno un certo egoismo che non perderanno mai, come appunto nella teoria di Hobbes. Si mettono insieme perché? Perché pensano che sia più conveniente mettersi insieme. Quindi lo Stato, la famiglia, lo Stato, le organizzazioni, le istituzioni, le leggi, non nascono, capite, ottimisticamente, non nascono da una benevolenza, da un amore originario, come diceva Aristotele, no? Aristotele dice i cittadini si mettono insieme prima nella famiglia, poi nel villaggio, poi nello Stato, perché sono zoon politikon, ognuno di loro, animale politico, sociale, cioè che secondo Aristotele gli ottimisti, i finalisti, lo Stato nasce necessariamente, proprio non poteva non nascere biologicamente come se appunto gli esseri umani fossero delle cellule che decidono di diventare cittadini perché c'è una sorta di benevolenza originaria, una sorta di socialità originaria che spinge gli esseri umani a mettersi insieme in maniera inevitabile. Questo pensano Aristotele, lo pensano appunto gli ottimisti. Ma Hobbes è un crudo realista, è un pessimista. Lui dice che se gli esseri umani si mettono insieme per terminare questa vita difficile, precaria, violenta, dove possono morire in qualunque momento, in una vita primitiva, si mettono insieme, non è, capite, perché hanno una socievolezza, una benevolenza, una tendenza naturale alla socializzazione, all'amicizia, eccetera. Al contrario, si mettono insieme per via del timore. Cioè fanno, capite, un calcolo cinico, utilitaristico, pensano ci conviene più restare nello stato primitivo in cui possiamo morire, ci conviene più invece collaborare tra noi perché così viviamo più a lungo, viviamo più in sicurezza, facciamo delle leggi, dei patti reciproci per non ucciderci e non rubare a vicenda, istituiamo una legge, dei tribunali che colpiscano insomma queste cose, ci conviene di più. Allora è il timore che fa lo Stato, la paura di restare in una situazione precaria e disastrosa come quella come quella primitiva in cui ogni uomo, ogni essere umano vive separatamente, lontano da ogni altro. Quindi l'associazione, la famiglia e lo Stato derivano da un calcolo utilitaristico, d'accordo? Da un calcolo utilitaristico, e il timore di
di continuare a vivere in una maniera primitiva fa sì che sorga lo Stato, le leggi, le istituzioni, eccetera. Ma è la paura ed è la convenienza, il calcolo utilitaristico che fa mettere insieme le persone per formare lo Stato. Quindi vedete, una teoria individualistica, una teoria pessimistica. Lo Stato, quindi anche la famiglia, è qualcosa di artificiale, qualcosa di convenzionale, che nasce, diranno i giusnaturalisti moderni, in base a un contratto sociale che avrebbe potuto non esserci. Questo contratto viene stipulato soltanto per convenienza, per paura di restare nell'incerto stadio primitivo, d'accordo? E quindi è una visione ovviamente pessimistica, anche pessimistica sulla natura umana. Se ci si mette insieme, si forma la famiglia e lo Stato, e anche un po', no, per egoismo, per paura, per mantenere il proprio essere, cioè per motivazioni magari anche proprio utilitaristiche, materiali. Hobbes la pensa così. Hobbes è il geniale anticipatore del realismo politico, per esempio di un Thomas Hobbes nel 600, però nell'antichità o nel Medioevo questo tipo di teorie niente, erano condannate, sono state occultate, sono state minimizzate, ma vedete, certe teorie moderne che sono in contrasto con l'ottimismo morale, con l'intellettualismo etico, con l'idea dello Stato, come dice Aristotele, come organismo che si sviluppa in base alla tendenza, alla sociabilità, al mettersi insieme innata degli uomini. Queste teorie che non credono tutto questo esistevano già nell'antichità, e quindi anche l'etica è un'etica individualistica, cioè l'etica non è più l'etica che ha come valore più importante la gloria, la popolarità, la morte in guerra, l'onore, eccetera, come l'etica arcaica per esempio, che viene espressa nei frammenti di un Eraclito o di altri filosofi che abbiamo visto. In realtà la morale, Democrito dice, in consonanza con quello che dicono i sofisti, è una sorta di eutimia, cioè di serenità interiore, d'accordo? È una morale quindi individualistica, di serenità, è una morale utilitaristica, cioè ognuno deve cercare il proprio piacere. Il piacere non è un piacere smodato, ma è una serenità interiore, è comunque una morale, capite, che raccomanda un valore che è un valore individualistico, la serenità, la calma interiore. Una morale che non va più cercando l'affermazione, che non trova più come valori l'affermazione, la popolarità, la guida della polis, la morte in guerra e così via, ma una serenità interiore. Certo, per ottenerla, dice Democrito, ci vuole austerità, ci vuole severità, quindi la sua etica è anche severa, però riguarda la serenità interiore del singolo individuo, come dicevano anche in fondo i sofisti, una serenità interiore che è sganciata dall'attività politica, dalla popolarità e così via. Questo può essere anche interpretato naturalmente come un sintomo della crisi della polis, della difficoltà sempre maggiore di fare politica, del discredito in cui la politica stava cadendo, però insomma, vedete, esattamente come la politica, anche la morale di Democrito ha un fondo di utilitarismo. Quindi attenzione, Democrito, anche se viene spesso nascosto, abbiamo solo pochi frammenti su questo, ha anche una sua teoria etica, una sua teoria politica, molto molto in anticipo sui tempi, perché proprio anticipano le teorie politiche del convenzionalismo e del giusnaturalismo, di un Grozio, oppure ancora di più del pessimista, del grande pessimista come Democrito, Hobbes, vi ho detto, filosofo, Thomas Hobbes, filosofo del 1600 inglese, che spesso infatti viene accostato a Democrito. Democrito sarebbe un enorme anticipatore della filosofia morale e politica di Hobbes. Bene, io ho finito con Democrito, il mio gatto, la mia gatta Sofì sta dormendo nel letto qui accanto, non la vedete, la vedrete nella prossima lezione. Abbiamo finito, ragazzi, con i presofisti.
che non vanno assolutamente chiamati presocratici. Abbiamo visto presocratici è una parola ingannevole, perché non vengono prima di Socrate né cronologicamente né tematicamente. Vanno chiamati presofisti, perché si occupano tutti di filosofia della natura, di Fusis, come vedete alcuni come Democrito non solo di quella, si occupano di filosofia della natura, mentre invece i sofisti e Socrate si occupano prevalentemente di morale, di politica, di linguaggio, di virtù, cose di cui si occupa però, come vedete, anche Democrito. In ogni caso, pre-sofisti e non presocratici, perché i sofisti non appartengono a questa schiera di pensatori naturalistici, vanno studiati, come noi faremo nel prossimo ciclo di argomenti. Abbiamo finito questo sui pre-sofisti. I sofisti vanno studiati insieme, in unione con Socrate, perché i sofisti, a differenza di quello che fino a poco tempo fa veniva detto, veniva spacciato, i sofisti non sono l'opposto, il contraltare di Socrate, ma al contrario hanno moltissime cose in comune con Socrate. Ci vediamo quindi con i sofisti e con le lezioni sui sofisti e su Socrate. Arrivederci, grazie.